Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese. Edizione De Agostini, il modello è in scala 1:8 e il numero che adesso andremo a vedere è l'uscita numero 62. Vi chiedo scusa perché, come potete vedere, almeno per chi ha seguito il video unboxing e il video dell'uscita numero 61, quella precedente a questa, dicevo di aver messo i guanti perché ho delle mani abbastanza rovinate che non sono tutt'altro che belle da vedere, però purtroppo non riesco a lavorare con i guanti, ci ho provato e ho un po' di ferite sulle dita, quindi ecco, vi chiedo scusa, concentriamoci sulle immagini e sul montaggio e basta. Andiamo avanti, ma prima di farlo intanto ricordo che chi volesse dare lettura al fascicolo e vedere le immagini in tutta la sua totalità potrà andare a vedere il video unboxing dove ho dedicato per ogni fascicolo più tempo per consentire appunto questo. Poi volevo ringraziare tutti voi, miei iscritti e persone che mi visualizzate e non iscritte, ricordando a quelli non iscritti, sempre che ne abbiano il piacere, che possono iscriversi al canale, anzi io auspico questo, attivate anche la campanella così sarete aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse desiderio di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Andiamo adesso a fissare il sedile posteriore, dove all'interno del fascicolo numero 62 troviamo il supporto del sedile stesso in plastica, due serie di viti, una TM da avvitare nel metallo e una IP da avvitare nella plastica. Bene, andiamo subito a prendere 3 viti TM, ce ne serviranno 6 perché ne metteremo prima 3 qua sulla parte anteriore e poi sempre in questo montaggio altre 3 sulla parte posteriore, quindi io ne prendo subito 6. Bene, i fori sono già filettati, però sono filettati soltanto all'inizio, verso la fine li troverete un po' più duri. Non siete obbligati a filettarli con il lubrificante. Io ho preferito passarmeli tutti e 6 fino in fondo, però ripeto, sono abbastanza morbidi come filetti, quindi ecco, forse è il caso anche che non sia obbligato nessuno a dover fare questa operazione che ho fatto io. Io la faccio perché non voglio perdere questa buona abitudine per evitare appunto di creare delle possibili rotture all'interno del filetto. Bene, prendiamo questo supporto e lo mettiamo così, con le punte rivolte verso lo schienale. Accertatevi che sia inserito sia da una parte che dall'altra che al centro nella stessa maniera e poi andiamo a fissare la prima vite al centro, abbiamo detto TM. Non stringetela tutta, lo faremo alla fine quando le avremo messe tutte e 3.
controllate bene che aderisca dappertutto e poi stringiamo senza esagerare. Una volta che sarete arrivati contro la plastica, fermatevi, non serve andare d'oltre. Ok, e abbiamo finito la prima parte. Adesso vediamo cosa ci dice. Ok, ecco qua. Io vi consiglio uno stuzzicadenti. Dobbiamo adesso prendere il pianale, quindi mettiamo via un momento questo. Un attimo solo, Allora, prima di fare questo prendo 2 viti IP allora vedete, è importante questo perché evitate di danneggiare la testa delle viti. Non usate la stessa misura di cacciavite per ogni vite. Questa va bene per quella più piccola. E questa va bene per quella più grande, perché le danneggiate. Adesso io vado ad avvitarmi questa vite PEIP in questo foro, creandomi il filetto, e in questo foro. Vediamo, senza assolutamente usare alcun tipo di lubrificante. Mi raccomando, quando fate questo lavoro, se vorrete farlo, mettete un dito qua dietro. Non spingete sul metallo perché rischiate di rompere i supporti in plastica. La stessa cosa ovviamente faccio dall'altra parte. Bene, a questo punto adesso c'è da impegnarsi un po', ma tutto si fa, non vi preoccupate. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere il pianale, eccolo qui, state sempre attenti, guardate alla parte bassa del pianale dove avete questa marmitta che ancora non è fissata, rischiate di romperla, quindi attenzione, non schiacciate sulla parte, non fate forza sul pianale perché rischiate di danneggiare la marmitta qua dietro. Ok, guardate, dobbiamo adesso far passare queste ovviamente nel foro che vi avevo fatto vedere nel fascicolo numero 61, ricavato dentro qui il sedile. Questo taglio, guardate il mio dito sotto, se ce la faccio a farlo passare, facciamo così, vi faccio vedere questo. Ecco, vedete? Da qui dobbiamo far passare le cinture di sicurezza. Io ne faccio passare una a sinistra di questa barra e una a destra. Voi fate quello che volete, ragazzi, potete metterle anche tutte e due da un lato. Io preferisco fare così. Quindi appoggio il pianale qui, il sedile. Ovviamente faccio scorrere il punto di saldatura della cintura di sicurezza contro la plastica, perché così non si vedrà nulla, non fatela uscire fuori dal sedile ovviamente. Bene,
Andiamo a mettere il primo, guardate. Ragazzi, io cerco di farvi vedere come posso, non è semplice perché il modello è grande, il particolare da farvi vedere è piccolo. Comunque devo semplicemente inserire questo, guardate, lo faccio inserire qui, guardate, non nel primo spazio ma nel secondo spazio, vedete, dove abbiamo il foro. Quindi farò entrare le due cinture di sicurezza, una di qua e una di là. Non è un lavoro semplicissimo, ma tutto si fa, anche perché io non devo uscire dall'inquadratura, il che rende tutto molto più difficile. Allora, vediamo. Eccola qui. Eccola qui, ma mica è detto che riesco a prenderla subito. Ovviamente a me viene tutto più complicato perché, come vi ho spiegato più volte, non devo uscire dall'inquadratura. Per voi sarà molto più semplice di sicuro. Allora, facciamo così che ce la facciamo, dai, così. Allora, queste pinzette valgono veramente nulla, che non riescono a prendere nemmeno il pezzo. Ecco qua. E abbiamo passato la prima. La controlliamo da sotto e va bene. Ok, mettiamo uno stuzzicadenti qui in mezzo e la fissiamo così che non ci scappi. Adesso facciamo la stessa cosa con l'altra e io la farò passare, come vi ho già spiegato prima, da questa parte qui del tubo metallico. Questa dovrebbe essere più semplice, ma non dico nulla. Aspettate, sto cercando di farvi vedere tutto. Vedete, queste pinzette non stringono assolutamente nulla, anche se premo forte. Se no ce l'avrei già fatta. Non le userò mai più. Ce le hanno fornite loro, ma veramente non valgono nulla. Guardate. Usate un'altra pinzetta, ragazzi, quelle per le sopracciglia, perché fate in un attimo. Adesso io non ho voglia di mettere pausa al video. E spero di non doverlo fare. Ecco, facciamo passare anche qui lo stuzzicadenti. Bene, controlliamo da sotto, mettiamo in tensione, vanno bene, guardate. Allora, guardiamo un po' una cosa. Qui non sono intrecciate, vanno bene, qui neanche, quindi andiamo bene. A questo punto le tiriamo su così e andiamo a centrare i tre fori dietro, questi.
e inseriamo dentro i tubi metallici del sedile. Eccoli. Perfetto. Attenzione a non pizzicare le cinture anteriori e neanche il tappetino. Il tappetino deve rimanere libero, non pizzicatelo sotto. A questo punto sostituisco di nuovo la punta del cacciavite, mettiamo quella più sottile per la vite TM, andiamo ad avvitare la prima vite qui, senza stringere, ricordatevelo. Controlliamo la parte anteriore del sedile, va bene. Mettiamo anche le altre due viti TM. Ragazzi, ma quanto è bello questo modello! Sono anche poeta, faccio la rima mentre parlo. Ok? Adesso stringiamo, sempre senza esagerare. Una volta che sarete in battuta, basta così. Cambiate punta del cacciavite o cambiate cacciavite, mettete quella più grande e andiamo ad avvitare le due viti IP qua, una in questo foro e una in questo. Mentre lo fate, tenete le dita sul bordo del sedile, qui sulla punta, e premete leggermente per contrastare la spinta della vite. Poi, prima di salutarci, vado a prendere tutto quello che ho montato fino al numero 62 e poi ci diamo appuntamento al prossimo video, il numero 63, seguirà poi anche il 64 e il numero 65. Perfetto. Qui è tutto a posto, mamma mia quanto è bello. Fatemelo guardare bene. Allora, un attimo. Se volete poi le cinture di sicurezza, queste le volete più basse, non ci sono problemi ragazzi. Basterà tirarvele giù di qua, vedete? Da qua, guardate, mettete lo stuzzicadenti in mezzo, le tirate, guardate lo stuzzicadenti, tiratele tutte e due i fili sotto, non solo uno, La cintura di sicurezza qua sotto dovete prendere tutte e due i tessuti, non soltanto uno quando fate questo lavoro, Mi raccomando, perché non va bene, altrimenti rischiate di far uscire il punto di saldatura fuori. Ok, eccolo qua, guardate. E poi, prima di togliere lo stuzzicadenti, vi regolate come volete, o lo lasciate così, vedete? Guardate che carine che sono anche così. Vi regolate voi, ok? Tanto avete visto come si fa.
Qua abbiamo l'altro pezzo che poi nella realtà va a inserirsi qui, e qui abbiamo l'altro qua sopra. Questo va qui. Quanto è bella, guardate che spettacolo, che bella ragazzi, ma quanto è bello questo modello. Adesso lo vedete un po' inclinato perché c'è la marmita sotto. Bene, adesso metto pausa, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 62 e ci salutiamo dopo. Ed eccoci qua per l'ultima parte del video. Questo poi lo guardiamo dopo. E questo è quello che abbiamo montato fino a questa uscita, la 62. Guardate che splendido modello. Tutto in metallo. Bellissimo. Qui poi ci andrà ancora una plastica nera che avrà lo scopo di simulare la parte che ovatta il cofano e che quindi rende minore la rumorosità dall'esterno, per insonorizzare, insomma, nella macchina vera ovviamente. Qui abbiamo la portiera anteriore sinistra, tutta in metallo, con il vetro basculante, cerniere in metallo. Questi sono i particolari interni, l'apertura, i due tubi che poi andranno inseriti qui per il convogliatore dell'aria, cruscotto con tachimetro, riproduzione del vetro con il bordo in rilievo argentato, chiave con la parte finale in metallo che consentirà a questi due fili interrotti all'interno così di essere uniti con un ponte grazie alla chiave metallica che farà appunto simulerà l'accensione sonora del motore e la sua accelerazione. Bellissimo. Non cercate, lo ripeterò ad ogni video, non cercate di girare la chiave, perché non deve girare la chiave, funzionerà per inserimento e basta. Paraurto anteriore, tutto in plastica verniciato, bellissimo. Questo lo abbiamo appena visto. Una macchina vera in miniatura, ditemi voi, con i suoi tappetini che si possono togliere come in quella vera, sia quelli anteriori che quelli posteriori, tutti in gomma, perfetti. La parte sotto e poi ecco qua. Questi fili che poi permetteranno ai LED di accendersi, dei fari anteriori, scheda elettronica, poi ci verrà fornito anche un altoparlante per riprodurre il sonoro del motore, dell'accelerazione e dell'accensione. Questi fili per l'illuminazione dei fari di posizione e con maggiore intensità quelli degli stop. Ammortizzatori indipendenti come in quella vera. Che dirvi, bellissima. E infine una vista da sotto e abbiamo finito. Ed ecco qui. Ragazzi, il video termina qui.
Michele vi ringrazia del vostro tempo, vi ricorda di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Saluto a voi, saluto a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video che è il 63. Mi raccomando, non mancate e seguitemi e guardate i video dall'inizio alla fine, eviterete così di farmi tante domande le cui risposte sono contenute nel video, proprio perché essendoci un po' più di contenuti rispetto a tanti altri tutorial, ovviamente dura di più di altri. Grazie a tutti, ciao!